Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Nel video di oggi andremo a concludere il progetto di ristrutturazione della City Bike. Progetto iniziato 5 video fa, troverete qui sopra il link dei vari video con i vari step. Siamo partiti appunto dallo smontaggio, pulizia, siamo andati poi a risistemare tutto quanto, a fare la messa a punto alle ruote, quindi andare a pulire quello che è la ruota libera, andare a sistemare il movimento centrale di questa bicicletta. Insomma, abbiamo fatto tutto quanto. Siamo partiti da una bicicletta che era veramente messa male e l'abbiamo ristrutturata completamente. Continua a seguirmi perché andremo subito a rimontare e a concludere il progetto. Allora ragazzi, andiamo a prendere tutti quei componenti che abbiamo messo in ammollo col petrolio bianco e diamoli una bella strofinata con una spazzola di metallo. Questo ci permetterà di togliere tutti i residui di sporco e di grasso che c'erano appunto depositati su questi componenti. Infatti non a caso li abbiamo lasciati in ammollo nel petrolio bianco per tutta la durata del progetto. Una piccola spazzolata, non dovete scrostarli, semplicemente togliere lo sporco. A questo punto andiamo a rioccuparci della serie sterzo, quindi andiamo a ricollegare i collarini. Mi raccomando, ricordatevi sempre di mettere del grasso in tutte le parti dei componenti che andranno a contatto tra di loro, quindi per ridurre l'attrito quando si vanno a collegare e per insomma migliorarne l'inserimento. Quindi andremo a metterlo nel collarino e nel canotto di sterzo dove andremo ad infilarlo. Martello di gomma e diamo un paio di colpi per fissare il componente. Stessa operazione anche nella parte inferiore, ovviamente. Anche qui martello di gomma, 2 colpi e fissiamo il componente. Come avete visto io ho poggiato il telaio su un pezzo di legno proprio per evitare di andare a rovinarlo. Adesso occupiamoci della forcella. Quindi andiamo a mettere del grasso nella serie nel punto di contatto in cui andremo a rimettere i cuscinetti. Come vedete ce li ho lì pronti appoggiati per essere inseriti appunto nella forcella. Il grasso io ne metto sempre in maniera abbondante, poi dopo tutti gli eccessi verranno rimossi successivamente. Anche qui continuiamo ad ingrassare il collarino alto. Vedete, gli eccessi di grasso li sto usando per ingrassare gli altri componenti. Per il grasso utilizzo del grasso apposito per cuscinetti. Infiliamo la forcella nel canotto di sterzo. Teniamola saldamente perché il componente ancora non è fissato, quindi se lo lasciate vi cade per terra. Mettiamo nuovamente del grasso nella parte filettata, dove poi andremo ad agganciare ad avvitare il dado che poi ci permetterà di tenere ferma la forcella. Anche qui cuscinetti. E fissiamo appunto il dado che vi permetterà poi di tenere ferma la forcella sul canotto di sterzo. Io uso una chiave a pappagallo per aiutarmi a stringere il componente. Ricordatevi sempre che questi componenti devono essere stretti, ma non stretti abbastanza da tenere fermi i pezzi, ma non abbastanza da non permetterne la rotazione. Questi sono tutti i pezzi che devono muoversi. Andiamo a rinfilare il manubrio e serriamo il collarino. Come vi ho appena detto, abbastanza da tenerli fermi, ma non troppo da non farli ruotare. Andiamo piano col martello di gomma perché sono pezzi che abbiamo riverniciato, quindi non vogliamo rimuovere la vernice. Anche qui fissiamo il manubrio con il suo dado e il suo bulloncino. E poi andiamo a rifissare la pinza dei freni anteriore, su cui c'era fissato anche il faretto, e il parafango. Il parafango andrà agganciato nella parte interna, quindi dietro. Questi dadi stringeteli tranquillamente, qui non ci sono torsioni o rotazioni da fare. Serrateli bene anche perché il parafango poi, se non è ben serrato, potrebbe andare a contatto con la ruota. A questo punto andiamo a lavorare un attimino sulla pulizia, sempre col nostro trapano, la nostra spazzola di metallo, sui componenti su cui andrà fissato poi il cavo dei freni. Diamogli un'ultima lucidata per essere sicuri. Ecco qui. Sedi di alloggiamento del cavo,
dadino di fissaggio del cavo. Andiamo al posteriore quindi e facciamo le stesse operazioni, quindi serriamo la pinza dei freni. Solitamente per questi componenti si usa una chiave da 10, i bulloncini sono quasi tutti con chiave da 10. Io mi aiuto con una chiave a cricchetto che è più comoda da utilizzare in questi casi. Andiamo poi a fissare il portapacchi, al quale abbiamo cambiato le viti, e fissiamo nuovamente anche il parafango posteriore. E adesso andiamo a fissare i telaieti che permetteranno di reggere il parafango. I telai si fissano sulla parte bassa del telaio, vicino alla ruota, e sugli alloggiamenti che ci sono appunto sui parafanghi. Qui avremo dei dadi piccolini da 8 o 7. Stessa operazione anche all'anteriore, ovviamente. A questo punto andiamo a rimettere i tacchetti dei freni che abbiamo cambiato, quindi i tacchetti nuovi, così come la guaina e il cavo dei freni. Fissateli ma senza serrarli, anche perché poi una volta messa la ruota decideremo a che altezza metterli, in base appunto al punto di contatto con la slitta che si trova sulla ruota. Stesso lavoro al posteriore, stesso discorso. La ruota posteriore, noterete che su queste bici vintage ha una possibilità di essere collegata, fissata un po' più avanti, un po' più indietro. Trovate la giusta posizione, anche perché se troppo arretrata potrebbe toccare col parafango e se troppo avanti potrebbe magari dare troppo gioco con la catena, quindi troverete poi la giusta posizione in base alla vostra bicicletta, insomma. Nel mio caso abbiamo 2 dadi da 15 al posteriore per il serraggio e 2 da 14 per la ruota anteriore. Andiamo quindi ad occuparci della guaina dei freni. Andiamo a tagliarla, in quanto è un pezzo unico, che c'è una guaina unica per l'anteriore e per il posteriore. Tagliamola e assicuriamoci che il punto di ingresso e il punto di uscita del cavo d'acciaio siano liberi da ostruzioni. Io uso un punteruolo per assicurarmi che i punti siano aperti. Andiamo a tagliare anche il cavo dei freni e inseriamolo facendo attenzione a non sfilacciarlo durante l'inserimento. Allora, il metodo di alloggiamento su questi freni vintage è molto particolare. Va inserito il cavo all'interno della leva del freno e poi trovare il punto di aggancio. Come noterete che questi freni non hanno la vita di regolazione come nelle bici moderne, quindi è necessario mettere un piombino alla fine del cavo, alla fine della guaina, per evitare appunto che la guaina a contatto col freno vada a rovinarsi. La guaina è comunque di gomma. Infiliamo poi il cavo nelle sedie di alloggiamento lungo il telaio, sempre con molta attenzione a non rovinare il cavo. Andiamo a inguanarlo anche nell'ultimo pezzo per andare a raggiungere poi quella che è la pinza del freno posteriore. Fate attenzione perché la pinza del freno posteriore, a differenza di quella anteriore, avrà la serie di alloggiamento del cavo nella parte bassa vicino ai tacchetti e la serie di serraggio nella parte alta, quindi nella parte fissa della pinza. Io poi ho deciso di mettere delle fascette di nylon per fissare la guaina sul telaio, anche per evitare di darle gioco e per darle più tensione, sia al posteriore che all'anteriore. Adesso andiamo a trattare la catena. Mettiamola in ammollo con del petrolio bianco. A differenza degli altri componenti, questa la metto in ammollo per poco tempo. E andiamo a lavorare sul movimento centrale, dove abbiamo 2 serie di cuscinetti e 2 punti di fissaggio. Anche qui grasso per cuscinetti. E andiamo a richiudere tutte e 2 le parti, almeno per provarne il contatto e per vedere se hanno una buona scorrevolezza. Anche in questo caso andiamo a mettere il grasso nella serie di alloggiamento del movimento centrale, un po' di grasso, non esagerate, e poi possiamo andare a reinserire il movimento centrale evitandolo, prima con le mani e poi se necessario con una pinza. In ogni caso andrà serrato
Vi ricordo che per sbloccare questo movimento centrale avevo battuto con un martello e un cacciavite. Potete fare lo stesso anche per riavvitarlo, per serrarlo, se non avete l'estrattore apposito. Io lo vado a serrare con una pinza a pappagallo. Adesso dovremo inserire il collarino finale. Ecco qui. Questo poi lo serreremo usando un cacciavite o un martello. Quindi 2 colpetti giusto per assicurarsi che sia ben serrato. Andiamo quindi a ricollegare le pedivelle, quindi avremo la corona con la pedivella. Rinfiliamo il nostro pernetto, che poi andrà fissato con una vite sotto, un colpettino di martello leggero e un bulloncino sotto per serrarlo. Stesso discorso ovviamente sulla parte opposta. Colpettino di martello e una serrata del bulloncino. Una volta che ci assicuriamo che i pedali ruotino, andiamo a ricollegare la catena, che chiuderemo con una falsa maglia. Fate attenzione perché le false maglie hanno misure diverse a seconda che si parli di una bicicletta a una sola velocità come in questo, o con un cambio a più velocità. E andiamo quindi ad ingrassare la catena. Utilizziamo del grasso per catene apposito. Mi raccomando, una sola goccia su ogni punto. Come vedete, goccia a goccia. Non riempitela di grasso, altrimenti creerete semplicemente un pastone con lo sporco. Quindi piccole gocce, tanto l'olio per catena è molto lubrificante. Ricolleghiamo anche la dinamo sulla ruota anteriore. Serriamola bene. E poi andiamo a fare i collegamenti elettrici. È una prova veloce per assicurarci che funzioni. A questo punto andiamo a mettere il piombino nel finale dei cavi dei freni, all'anteriore e al posteriore. Questo eviterà che si sfilaccino i cavi. E poi, questa è una scelta personale, ho messo del nastro di gomma sul portapacchi, giusto per renderlo un po' più protetto in caso di contatto con quello che dovremmo trasportare nel portapacchi. Allora ragazzi, il lavoro sulla City Bike è finito. Come vedete abbiamo finito di montare tutto quanto. Abbiamo ricollegato tutto, pedali, luci, parafanghi, ruote, sistemati i freni, cambiate le manopole, riverniciato tutto quanto, quindi tolto tutta la vernice, tutto lo sporco, tutte le incrostazioni che c'erano, soprattutto l'ossido sulle cromature, e ricollegato tutto. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo lungo progetto che è durato diversi mesi e per 5 capitoli, quindi 5 video che vi invito sempre ad andare a guardare sin dall'inizio, così avrete modo di capire come siamo arrivati a questo punto, da dove siamo partiti e perché siamo arrivati a questo punto. Vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace qui sotto e attivare la campanella per stare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Continuate a seguirmi perché adesso seguiranno altri progetti. E adesso che avete visto com'era la bicicletta prima, che avete rivisto com'era la bicicletta prima, vi faccio vedere com'è diventata adesso dopo questa lavorazione. Mi raccomando, se questo lavoro che ho fatto vi è piaciuto, lasciate un commento qui sotto. Ditemi cosa ne pensate, se avete fatto anche voi questo tipo di lavoro sulle vostre biciclette. Vi ringrazio ancora per avermi seguito per tutti questi video e per aver apprezzato il mio lavoro. Vi auguro una buona prosecuzione sul canale e buon divertimento.